Allora ragazzi, lo so che non ci crederete, ma questo qui è il portatile più venduto su Amazon del momento. E al termine di questo video anche voi, come me, vi chiederete: ma perché tutti quanti stanno comprando questo HP 250 G9? Allora non c'è trucco, non c'è inganno, HP 250 G9, 279 euro, computer portatile con schermo da 15,6 pollici, 1366x768 pixel, Intel N4005, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD. Era il numero 1 la scorsa settimana quando l'ho comprato, è il numero 1 ancora adesso, lo è da diverso tempo in realtà, perché comunque osservo spesso la pagina dei bestseller di Amazon. Insomma, questo sembra essere davvero il portatile che tutti vogliono. Ed è un vero disastro. Facciamo un passo indietro e iniziamo dall'ABC. Ovviamente questo bel rumorino che sentite è tutta plastica, davanti, dietro, sotto, sopra. 1,750 kg circa di peso, quindi nonostante sia di plastica non è nemmeno leggerissimo. Ok, è un 15,6 pollici, ma la struttura così, diciamo, delicata non lo ha reso particolarmente leggero e portatile. Tra l'altro guarda quante impronte comunque trattiene questa plastica nonostante la zigrinatura, e non è che poi lo abbia usato più di tanto perché ce l'ho soltanto da una settimana, ma sono ben visibili. E tra l'altro proprio questa zigrinatura della cover rende difficile pulirle, perché magari le macchiettine, l'unto, quello che è che rimane qua è un pochino più in profondità e non va via facilmente nemmeno strofinandolo con un panno. Se l'esperienza ci insegna però che c'è una cosa positiva nei modelli di fascia bassa, o almeno spesso, è il numero di porte, ed effettivamente quantomeno sul numero e sulla varietà questo HP 250 G9 non tradisce. Allora, qui abbiamo intanto Ethernet, HDMI e USB-C. Un pochino più distanziato il jack audio. Buona la varietà, ma attenzione alla qualità. La porta Ethernet va bene, arriva fino a 1 gigabit, quindi ci può stare. La HDMI però è una 1.4b, quindi va bene per il Full HD, ma non per il 4K che è limitato in 30 Hz. E la USB-C, che qualcuno scommetto avrà pensato si può usare per la ricarica, invece non si può usare per la ricarica. Supporta soltanto il Power Delivery, è una USB-C tra l'altro 3.2 Gen 1, quindi è anche di quelle più lente, diciamo, tra questo tipo di porte. E in fondo poi abbiamo il jack audio e due piccoli ledettini che indicano lo stato di lettura del disco e lo stato di accensione o spegnimento proprio del sistema operativo. Dall'altro lato poi abbiamo la porta di alimentazione proprietaria qua nell'angolino, due USB-A 3.2 Gen 1 esattamente come l'USB-C, e anche un lettore di schede SD. Tra l'altro guardate com'è compatto il caricabatterie che c'è in confezione, davvero molto leggero, 45 watt. Pensate, se questa USB-C avesse supportato il Power Delivery, con quella di un quasi direi comune smartphone potevate ricaricare anche il portatile, invece no, tocca ricorrere alla porticina qua nell'angolo, che è veramente proprio in fondo, e poi abbiamo la presa asciugo per attaccarlo alla corrente. E adesso la prova del fuoco. Vediamo come si apre. Beh, ok, spero che sia resistente agli urti, ma è abbastanza evidente che con una mano sola non lo aprirete. Tastiera completa di tasterino numerico, tasti anche belli larghi. Non sopporto il fatto che la U accentata sia sopra il tasto invio, che quindi rimane soltanto su una riga, e in generale l'esperienza di scrittura, ai noi. Facciamo un test di scrittura? Che dite? Non è andato nemmeno male, word per minute 100, accuracy 99%, insomma dai, pensavo peggio. Quello che non traspare in video è la sensazione sul polpastrello, cioè il feedback quasi assente, il fatto che la tastiera ovviamente non è rigida perché la scocca è tutta in plastica. Insomma, non è un'esperienza di digitazione piacevole. Poi, se sapete scrivere veloce, ci scrivete anche veloce, senz'altro anche più di me. Di certo, ecco, non è una tastiera che passerà alla storia, ma soprattutto non so se avete intravisto come il touchpad alla vecchia maniera, cioè non cliccabile, è completamente rigido, ci sono i tasti destro e sinistro sotto, ovviamente rileva bene i tocchi, ma la superficie è piccola. E poi diciamoci la verità, siamo tutti abituati a cliccare sulla superficie del touchpad, fa strano non poter fare click qui e tutte le volte dover ricorrere anche all'altra mano, perché non potete farlo con lo stesso dito con cui state controllando il puntatore per fare i click, quindi sostanzialmente è un'esperienza touchpad a due mani,
laddove di solito ne basta una sola. Ora, fin qui, da un portatile che costa, abbiamo visto, 279 euro, io tra l'altro mi sa che l'avevo pagato 270 la scorsa settimana, quindi oscilla anche un pochino, siamo ovviamente sulla fascia bassa con Windows 11 Pro, tra l'altro non ho idea del perché ci sia il Pro su un portatile del genere, ma i veri deal breaker, quelli che almeno secondo la mia modesta opinione mi fanno dire ma perché lo comprate, sono due. Il primo lo avete già un po' intravisto, è il display, 15,6 pollici, 1366x768 pixel, pixel che si vedono se li guardate, insomma, nemmeno troppo da vicino, non importa sforzarsi più di tanto perché lo schermo in fondo è abbastanza ampio, ma la risoluzione è abbastanza bassa. E soprattutto gli angoli di visione sono una cosa aberrante, guardate già dal basso così come degenera la qualità, ancora di più che se non lo guardate dall'alto, per non parlare poi delle viste laterali, cioè davvero a volte mi sono ritrovato a essere magari in piedi col portatile poggiato su un tavolo e dovevo inclinare al massimo lo schermo per riuscire a vederlo da un'angolazione decente perché sennò mi rovinava tutti i colori tra l'altro che sono a 6 bit, 6 bit vuol dire circa 262.000 colori. E voi direte, ah, sono tanti. Ormai praticamente qualunque display è a 8 bit. 8 bit vuol dire 16,7 milioni. 262.000 contro, siete probabilmente abituati, ve lo assicuro, 16,7 milioni. Il refresh è a 60 Hz, ovviamente nessuno pretendeva di più. Alla lunga però è un monitor che affatica se ci dovete leggere tanto. Ancora se uno ci dovesse guardare qualche film, siamo sinceri, con un display del genere è difficile dire che è consigliato per la multimedialità. E non lasciatevi ingannare dalle icone che avete visto sul desktop, Hot Wheels Unleashed, Vampire, non girano, cioè questo non è nemmeno un portatile per giocare, salvo proprio cose ultra basilari tipo i giochini preinstallati su Windows. Per tutto il resto Celeron N4500 vuol dire accontentatevi che faccia girare l'interfaccia e i principali applicativi. E questo è il secondo punto poi. Come li fa girare? Questo è Geekbench 6, lo facciamo girare e così potete fare il confronto con qualunque portatile o fisso voi abbiate per rendervi conto della differenza proprio numerica, ma i numeri comunque dicono soltanto una piccola parte della storia in questo caso. Nel frattempo mi balocco con questi Even G1B, dei quali poi vi parlerò prossimamente. Va a finire che mi si scaricano le batterie delle fotocamere. Oh, incredibile, ha finito. Ma perché abbiamo fatto sto fest? Quanto ci è voluto? Più di 20 minuti, dai. Che fatica. Sì, ho capito, almeno ci siamo visti un po' del Cavaliere Oscuro, ma 60% di carica, vabbè. Allora, 378, 767, valori effettivamente infimi se li andate a confrontare con qualunque cosa abbiate in casa, ne sono abbastanza convinto. Per di più avete visto che ci abbiamo messo un tempo infinito, ma siccome tanto i numeri non dicono nulla, vi faccio vedere proprio un attimino qualcosa in pratica. Partiamo con un Chrome bello pulito, siamo tra l'altro in modalità massime prestazioni, che è quella con cui poi ho eseguito anche il benchmark precedente, luminosità al 100%, insomma lo stiamo stressando al massimo. Tra parentesi la buona notizia è che la batteria effettivamente dura, anche sotto stress massimo fate 3 ore e mezzo, 4, con un'attività ordinaria a luminosità bassa intorno a 25, anche 9-10 ore, quindi comunque ovviamente avere prestazioni così basse vuol dire anche che il consumo è basso, perché poi la batteria è da soli 41 Wh, che non è nemmeno una capacità particolarmente elevata, ma con un hardware del genere almeno l'autonomia c'è. Dicevo, apriamo YouTube, questa volta non faccio tagli, tutto diciamo in tempo reale, guardate quanto ci mette, e comunque via via che faccio scrolling non c'è nulla di fluido. Bello che prima di noi ci sia un risultato sponsorizzato che non c'entra assolutamente niente. Facciamo partire un video magari un po' più datato. Dai, non malissimo, devo dire, si sta comportando anche meglio del previsto. Risoluzione in questo caso 720p, perché giustamente non ha senso andare oltre. Se gli metto il 4K giusto per stressarlo, però devo dire che il passaggio è anche abbastanza fluido.
pur con qualche incertezza. Se avvio lo store di Microsoft, e anche qui guardate comunque tutti i tempi di caricamento, non è la rete sta benissimo. Di nuovo non vi faccio tagli, portate pazienza se volete avanzate un attimino con il video, ma è giusto per farvi capire il tempo che ci vuole con un sistema praticamente scarico, semplicemente per avere una panoramica chiara dello store. E qui delle nostre app, mentre lui è qui che ci pensa un po', noi apriamo uno Smart World e iniziamo un po' a scrollare, a pinciare, vedete ci sta ovviamente un po' a caricare. Questa diciamo è l'esperienza che dovete aspettarvi nella migliore delle condizioni, perché questo è un sistema praticamente scarico a massime prestazioni. 120 megabit, 80, 70, comunque c'è tutta la banda che occorrerebbe per caricare agevolmente siti del genere. Adesso si era praticamente bloccato anche Fast. 86 megabit, non è un problema di rete. Vi dicevo, c'è questo HP 250G9 che stiamo provando, ce n'è un altro Full HD con Intel Core i5 di 12ª generazione a 449. Ora è vero che la spesa è superiore, sono 170 euro di differenza, ma onestamente, detto proprio così sulla carta, li vale tutti. Cioè passate intanto a un Full HD, quindi schermo comunque a risoluzione maggiore, mi immagino più confortevole, spero 8 bit, passate a un i5 di 12ª generazione rispetto a questo Celeron, cioè non c'è veramente... Io capisco il risparmio, e se vi accontentate, se sapete a cosa state andando incontro, ok, magari vi basta, magari va bene, ma quanto può durare? In questo modo spendete un pochino di più, ma quantomeno avete un sistema tra l'altro con 16 GB di RAM anziché 8, 512 di SSD anziché 256, insomma per 170 euro la differenza non è poca, è notevole. Ed è il motivo per cui vi dico che a volte cercare il risparmio eccessivo ti porta ad avere un'esperienza talmente inferiore che a parer mio il gioco non vale la candela. Poi, ribadisco, se uno sa cosa va incontro e gli basta e vuole il massimo risparmio, ok, ma mi viene da dire allora forse prendetevi anche un Chromebook a quel punto. Comunque, insomma, questo è il portatile più venduto del momento, io non capisco perché tutti lo stiano comprando e credo che questo video vi abbia chiarito abbastanza bene il perché. Se volete altri video come questi di tecnologia diffusa ma chissà perché, chissà se lo merita, magari in alcuni casi se lo merita davvero di stare nelle posizioni dei bestseller, un certo dispositivo non vuol dire che in cima ci sia sempre e soltanto qualcosa di scadente, fatecelo sapere qua sotto nello spazio dei commenti e magari iscrivetevi anche al canale, attivate la campanellina delle notifiche, è un piccolo grazie che però per noi significa davvero tanto perché ci aiuta a far crescere il canale. Da parte mia come sempre un saluto e alla prossima, magari parleremo davvero di questi occhiali,